In questo tutorial vediamo come realizzare un castone con Blender. Ho importato in formato OBJ una pietra. Con il tasto 7 mi posiziono in una vista dall'alto, inserisco una mesh di tipo toro con GZ, la sposto qui e la vado leggermente a scalare. Ne faccio una copia e la sposto verso il basso e la scalo ulteriormente, ottenendo questo risultato. Inserisco una curva di tipo Bézier. La ruoto più o meno di 90 gradi e la sposto verso destra. Mi posiziono nell'altra vista, la seleziono, con Tab entro nella modifica della curva e la vado a raddrizzare aggiustando le tangenti. Rimpicciolisco questi elementi, li sposto lateralmente e vado a sistemare anche la curva laterale. Qui in questo caso prolungo la tangente per creare una curva diciamo più o meno in questa maniera. Mi posiziono e vado a inserire un cerchio che sposto lateralmente e scalo. Se ho necessità, però aspetta, cancello questo cerchio perché ho commesso un errore, l'ho creato all'interno l'avevo creata all'interno di quest'altra curva, invece io devo uscire, quindi vado a creare curva cerchio, quindi un cerchio staccato dalla prima curva, con N trasforma lo vado a ridimensionare. Quindi gli do un diametro di 0,2. Ora seleziono questa curva, vado qui nel pannello delle curve, vado in Geometry, Object e vado a catturare questo oggetto, ottenendo quindi questo risultato. Attivo anche il Fill Cap per fargli chiudere questi elementi. Ora rientro di nuovo nella curva, seleziono il puntino inferiore
e nella barra di trasforma gli do un raggio di 0.5. Mi posiziono ancora lateralmente, esco esternamente. A questo punto seleziono l'oggetto, tasto destro, Convert to Mesh, quindi lo faccio diventare una, una mesh. Lo seleziono, entro nelle sue proprietà e vado a sistemare questa parte superiore, quindi con C faccio una selezione di questi elementi, con X cancello queste facce, poi seleziono questo bordo e tenendo premuto Alt faccio un loop e con F chiudo la faccia. Vado a fare lo stesso anche sotto. Mi metto in vista wireframe e sempre con il tasto C vado a selezionare questi elementi, però facendo in modo, nascondiamo un attimo con H questo elemento, entriamo di nuovo in edit mode e con C selezioniamo questi elementi li cancelliamo, facciamo un loop qui attorno e con F richiudiamo. Facciamo riapparire l'oggetto. Ora andiamo a verificare che la scala sull'oggetto sia applicata, quindi abbiamo 1, 1 e 1. Per precauzione comunque applichiamo la scala, selezioniamo questo oggetto, facciamo un loop di questi elementi e facciamo un bevel più o meno così, aumentando il numero di segmenti. Facciamo lo stesso anche sotto. E gli diamo 5 iterazioni. Poniamoci di nuovo in una vista dall'alto, nascondiamo momentaneamente il diamante e andiamo ad inserire un oggetto empty. Ok, rispetto a questo oggetto andremo poi a fare una serie polare, quindi selezioniamo l'oggetto, andiamo nell'elenco dei modificatori, andiamo su Array, disattiviamo qui Object Offset, andiamo su
questo object offset e clicchiamo sull'empty. A questo punto selezioniamo l'oggetto e iniziamo a fare una rotazione attorno alla Z. Facciamo una rotazione di 270 gradi e qui dentro gli diamo 4 oggetti. Selezioniamo il toroide e applichiamo un subdivision surface con 2 iterazioni e facciamo lo stesso anche sotto sempre con 2 iterazioni. Quindi ottenendo questo risultato. Poi volendo possiamo fare un'unione booleana, quindi applichiamo l'array andiamo su boolean clicchiamo su unione quindi applichiamo questa prima unione e poi applichiamo quest'altra unione e quindi questo è il risultato finale.